In questo video vediamo la nuova versione di Frame Composer. Frame Composer è un programma che permette di calcolare facilmente la trasmittanza termica complessiva di strutture composite come ad esempio serramenti, facciate continue, pannelli prefabbricati e in genere può essere usato per calcolare la trasmittanza di qualsiasi superficie formata da aree e telai in base alla trasmittanza termica di ogni area e della trasmittanza lineare dei bordi di giunzione tra le aree. Il calcolo della trasmittanza complessiva di un elemento può essere fatto sia in modalità parametrica che a mano libera. Vediamo come funziona il calcolo parametrico. Nella schermata iniziale di Frame Composer inseriamo le dimensioni esterne di un serramento. E definiamo l'area centrale, nel nostro caso utilizzeremo un vetro da UG 1,1. Volendo abbiamo anche una funzione che ci permette di calcolare tutte le caratteristiche del vetro. Vediamo che il programma automaticamente ricalcola il valore di UV in base ai valori inseriti. Ci manca il valore dei nodi che possiamo inserire direttamente in queste caselline oppure importare il file calcolato con Frame Simulator. Quindi andiamo a prendere il file del nodo laterale calcolato con Frame Simulator e assegniamolo a tutti i nodi. Il programma ha importato il valore della trasmittanza UF del nodo, il valore di psi della trasmittanza lineare della canalina e la larghezza del nodo in base alla quale ha disegnato la cornice. Modifichiamo il nodo inferiore che ha una trasmittanza UF diversa, quindi andiamo a prenderci il file di calcolo del nodo inferiore e quindi il nostro serramento con le dimensioni 1,23 e 1,48 vetro da UG 1,1 ha una trasmittanza complessiva UV di 1,27. Possiamo dargli un nome. Se vogliamo inserire delle ante possiamo farlo mediante la funzione ante, anche qui avremo la possibilità di inserire dei nodi sia orizzontali che verticali e di inserire il valore manualmente della trasmittanza UF e della trasmittanza lineare psi oppure di importarlo sempre dal calcolo effettuato agli elementi finiti con Frame Simulator e quindi in questo caso prendiamo il nodo centrale, avremo anche qui inserito il valore della trasmittanza UF calcolata per questo nodo e il valore di psi. Il programma automaticamente ricalcola il valore di UV in base alla trasmittanza del montante e della trasmittanza lineare psi del vetro con i vari componenti del telaio. Possiamo anche decidere il tipo di sovrapposizione del montante rispetto ai traversi del telaio e quindi scegliere fra metà o una sovrapposizione completa e avere quindi il ricalcolo anche in questo caso del valore di UV. Possiamo ora inserire altri serramenti con gli stessi nodi, semplicemente clonando quello già inserito e cambiandone le dimensioni. Come si vede il valore di UV è stato ricalcolato e se vogliamo regolare la posizione del montante possiamo farlo in questo punto. Possiamo inserire delle etichette di misura o di commento utilizzando il menu etichette. In questa zona abbiamo degli strumenti che ci consentono di calcolare la correzione della trasmittanza termica per i fissaggi nel caso di strutture con elementi di fissaggio secondo la 6946
e la possibilità anche di inserire uno sdoppiamento dei valori di trasmittanza UF e PSI per i montanti e per i traversi, suddividendo il montante in porzioni diverse. Abbiamo inoltre a disposizione un'area superiore per poter inserire il valore di trasmittanza del cassonetto e il relativo ponte termico tra l'area del cassonetto e il telaio. Con il menu composizione possiamo aggiungere le correzioni alla trasmittanza dovute a chiusure esterne o tendaggi. È sufficiente scegliere l'elemento del nostro serramento dalla lista degli elementi e per esempio aggiungere una chiusura esterna scegliendo il tipo di permeabilità e la tipologia della chiusura, oppure inserire il valore della resistenza termica in questa casella. La trasmittanza UV del serramento è 1,32, con lo schermo diventa 1,025, tenendo conto che lo schermo non è sempre posizionato davanti, cioè non è sempre chiuso. Utilizziamo il fattore F-SHAT come previsto dalla TS 11300 e quindi la trasmittanza termica corretta dell'infisso tenendo conto della resistenza dell'oscurante diventerà 1,14. Possiamo quindi stampare il report sia per quanto riguarda l'elemento composto con l'oscurante o l'elemento singolo, andando in stampa elemento. Il report di stampa comprende il disegno del serramento e tutti i dati di calcolo con i valori di trasmittanza delle varie aree e i valori di trasmittanza lineare dei contorni. Il report può essere completamente personalizzato con testi, loghi, immagini e salvato in una libreria di modelli di report in modo da utilizzare il modello desiderato in ogni momento. Inoltre è possibile lanciare la stampa contemporanea di tutti i serramenti, di tutti gli elementi inseriti nella commessa. Ora nel prossimo video andremo a vedere come si esegue invece il calcolo a mano libera e importando il disegno da file DXF e da CAD.